Ciao amici, oggi parleremo di come reagire alle critiche. Come reagite voi di fronte alle critiche? Vi arrabbiate? Vi sentite insicuri? Delle vittime? E questo diminuisce la vostra autostima? Allora benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portare l'esempio di Over 50 Yo, cioè me stessa, quella che vedete nel logo di Instagram all'inizio della puntata, con migliaia di persone che la ringraziano quotidianamente di alletare le loro giornate con le sue fotografie e che riceve proposte di collaborazioni interessanti e divertenti. Dopo la fine del mio matrimonio avevo due possibilità. Una, la classica, sarebbe stata sentirmi uno straccetto e cadere in depressione per la fine del mio matrimonio, già che avevo superato il mezzo secolo. L'altra soluzione è stata accettare la situazione come uno dei tanti accadimenti della vita e crearmi così una nuova realtà. Anche in questo la filosofia mi è stata di grande aiuto e gli stoici mi hanno insegnato moltissimo, anche se io poi ho adattato le loro tesi al mio personale punto di vista. Diciamo che ho trovato in ogni corrente filosofica alcune verità e nel corso della mia vita le ho assorbite e con il tempo le ho riunite in un grande calderone da cui è fuoriuscita la filosofia di Marina, cioè la mia personale filosofia di vita. Alla corrente filosofica e spirituale stoica dedicherò un capitolo intero perché ne vale la pena, vi sarà di grande aiuto. Per il momento vi dirò solo questo, che riunisce in una sola allegoria i fondamenti del pensiero stoico. La situazione dell'uomo è paragonata a quella di un cagnolino legato ad un carro. Questo povero cane, bloccato con una corda stretta intorno al collo, ha solo due possibilità, come sono state le mie. Mentre il carro lo trascina avanti, può solo scegliere di essere trascinato con la forza, cercando di opporsi a tutti i costi, o seguirlo rassegnato e tranquillo. In tutti e due i casi sarà obbligato ad accompagnare il carro, che nell'allegoria rappresenta la nostra esistenza. Quindi, non disperiamoci per quello che di triste ci accade, perché avremo sempre due soluzioni per risolvere i nostri problemi. Una che ci trascina nel fondo e l'altra verso la superficie. Torniamo al racconto della mia storia personale. Bisogna essere pratici. Cari amici, siamo attaccati al carro come il povero cagnolino. Dobbiamo accettare gli eventi dolorosi e porvi rimedio. Uno dei freni però per molte persone, qui arriviamo al centro del discorso, è proprio il giudizio degli altri. Nel mio caso, passati 50 anni, non ho voluto chiudermi in me stessa, ma aprirmi al mondo, e uno dei mezzi più facili ed economici sono state le reti sociali, in particolare Instagram. Figuratevi le critiche che ho ricevuto, soprattutto dai miei amici e conoscenti. Quando ho aperto il mio profilo dedicato al culto del corpo, una donna che ha superato i 50 anni, secondo l'opinione comune, dovrebbe dedicarsi ai figli o ai nipotini ed avere un abbigliamento e un comportamento stereotipato. Secondo voi, io rappresento la classica nonnina? Perché avrei dovuto uniformarmi ai desideri degli altri? Perché accontentarli? I loro desideri e le loro opinioni valgono più dei miei? Cari amici, la vita è una sola e solo noi dobbiamo stabilirne le regole. Non dobbiamo lasciare a nessuno l'onore di decidere per noi stessi. Le persone che vi criticano sono quasi sempre quelle che si sono imposte per obbligo il rispetto delle consuetudini e che non hanno avuto il coraggio di imporsi. Vivono un'esistenza impropria, accettano che altri decidano le regole della propria esistenza e vivono infelici una vita mancata o incompleta. Non fate questo errore, perché sarebbe annullare la vostra individualità.
la vostra originalità come individui. Siamo esseri unici, dobbiamo lasciar sbocciare il nostro fiore. E se a qualcuno non piace la sua forma, il suo colore o il suo profumo, può allontanarsi, che se ne vada, perché ci saranno molti altri che invece lo apprezzeranno. Non possiamo piacere a tutti, perché il mondo è sempre diviso in due opposti, il bene e il male, la luce e il buio, il bello e il brutto, il piacere e il dolore e così via, con le sue sfumature di mezzo. Quindi se non piacciamo ad una metà della gente, abbiamo sempre l'opportunità di piacere all'altra. E siccome la matematica non è un'opinione, ma è perfezione assoluta, il numero dell'altra metà sarà esattamente lo stesso. Odio gli stereotipi. Ogni persona è un progetto unico della natura. Esprimendo la sua particolarità arricchirà il panorama umano. Il mondo sarà più vivo e vibrante, pieno di gente allegra, libera, con abbigliamenti e pensieri originali. Nessuno griderebbe allo scandalo o direbbe dell'altro che è bizzarro, ridicolo, fuori luogo o esibizionista, perché già non saremmo tutti uguali. Non ci saranno le mode o le convenzioni da seguire che ci uniformano e ci vogliono tutti uguali. Per concludere, vi auguro di rinascere in un mondo come questo. Salute a tutti. Alla prossima.